Rieccoci quest'oggi con un nuovo video. Come potete vedere quest'oggi con i nostri Sexual Magic Tarot. Che cosa, ragazzi, andremo a chiedere a questo nostro meraviglioso mazzo? Il suo rapporto con la moglie o comunque la compagna ufficiale, ragazzi, fidanzata, convivente, dal passato ai prossimi 3-4 mesi. Per effettuare questo video utilizzerò un metodo che non ho mai usato ovviamente sul canale, il calderone della strega. È un metodo che prevede 7 carte, quindi diciamo un numero mediamente accettabile, diciamo, di carte, che ci permette di ovviamente analizzare un rapporto, in questo caso tra l'uomo che voi frequentate in, diciamo, segreto, in clandestinità, e la compagna ufficiale. Molto spesso mi viene fatta questa domanda, cioè, d'accordo, lui frequenta me perché evidentemente tra lui e la moglie qualcosa non va, cioè, altrimenti, ma effettivamente le cose tra loro come sono andate in passato, come vanno realmente nel presente rispetto a quanto lui mi racconta o mi possa raccontare? Cosa c'è davvero che non va tra queste due persone? Cerchiamo di capire l'evoluzione, diciamo, nell'immediato futuro del rapporto tra queste due persone e ovviamente il futuro un po' più lontano. D'accordo? Quindi 7 carte molto dettagliate che ci permettono di sbirciare, diciamo così, di farci un po' i fatti di questa coppia per ovviamente cercare di capire eventualmente anche le motivazioni, no? Che magari possono essere state alla base del suo cercare voi o comunque, ecco, tradire lei, no? Con voi o magari anche con altre persone precedentemente. Poi comunque andremo a cercare di capire se questa possa essere stata una coppia, per esempio, sempre fedele oppure magari è, insomma, una coppia che abitudinariamente, diciamo, saltuariamente ha provveduto presso altre lidi a soddisfare, ecco, diciamo così, le proprie esigenze. D'accordo? Quindi ragazzi, sicuramente questa è una stesa molto utile, il calderone della strega in particolar modo, soprattutto a mio avviso, questo è un giudizio ovviamente mio, al di là del passato, presente e futuro, ma nelle 3 carte che identificano i principali inconvenienti di questa coppia, cioè magari nemici, situazioni nascoste, stati d'animo negativi, ragazzi ovviamente, ragazze, anche qualcosa che questa persona potrebbe avervi nascosto. E sì, magari problematiche che potrebbe non avervi citato, di cui magari non vi ha parlato, ragazzi, magari anche semplicemente per discrezione o per vergogna, ok? Quindi cerchiamo però noi intanto di capirlo, ovviamente con il principio di sincronicità. Direi dunque che possiamo appunto iniziare a mescolare il mazzo dei Sexual Magic Tarot e per il principio di sincronicità cerchiamo appunto di capire, per chiunque abbia una storia nascosta, segreta, clandestina con una persona impegnata, ecco, cerchiamo di capire quest'uomo appunto che rapporto ha e avrà con la moglie, ragazzi, o comunque ecco la compagna ufficiale entro i prossimi 3-4 mesi. Vediamo un po'.
Allora, dunque, come appunto potrete ben vedere, allora io allontano momentaneamente il resto del mazzo. Qui appunto abbiamo le 7 carte, le 7 posizioni, appunto come potete ben vedere. Allora, prima posizione, il passato, quindi le radici della questione, ragazzi, quindi anche le radici del problema a questo punto. Seconda posizione, il presente tra queste due persone. 3 carte centrali, tutte importanti, i 3 principali, diciamo inconvenienti, ostacoli, gli elementi negativi all'interno, ok, di questa coppia, quindi terza, quarta, quinta carta. Sesta carta, l'evoluzione della situazione tra queste due persone. Settima ed ultima carta, il futuro, quindi il responso. Cerchiamo di capire se appunto eventualmente lui potrebbe in qualche modo effettuare una scelta o prendere una decisione, diciamo, definitiva. D'accordo? Quindi questo è il metodo del calderone della strega. Iniziamo ragazzi con la prima carta, quindi il passato, cioè le radici della questione. Vediamo un po' che cosa abbiamo. E qui abbiamo il 9 di bastoni. Allora, partiamo già, vedete, questa bellissima ragazza che in qualche modo, ecco, cerca, no, di, se vogliamo appunto sedurre comunque quest'uomo, ok? Cerca di in qualche modo, ecco, attirare, vedete, la sua attenzione, però ci riesce poco, perché obiettivamente, vedete, lui sembra poco propenso, diciamo, in qualche modo, ecco, a lasciarsi andare. Ora, qui le situazioni sono poche, nel senso che o questa persona non è mai stato, cioè lui, non è mai stato appunto attratto da lei, motivo per cui evidentemente diciamo che in qualche modo si è legato a lei per altre situazioni, potrebbe essere anche per magari figli, questioni economiche, oppure diciamo lui in qualche modo si è disinnamorato di questa donna. Ragazzi, può accadere, d'accordo? E di conseguenza, passando l'amore, è chiaro che anche l'attrazione fisica pian piano, ecco, è venuta meno, d'accordo? Cioè, questa persona ha iniziato, come tipico del 9 di bastoni, vedete, ad essere più fredda, distante, sempre di più però, gradualmente, cioè non è una torre, è un atteggiamento, diciamo, gradualmente sempre più distaccato, nonostante lei abbia provato in qualche modo a, diciamo, ecco, cercare, no? Di attirare o riattirare l'attenzione di lui, però ahimè, a mio avviso, con scarsissimi risultati. Il 9 di bastoni è la carta della diffidenza, quindi lui in realtà non si è mai fidato di lei del tutto. Lei potrebbe aver compiuto qualche passo falso? Sì, evidentemente sì. Oddio, a meno che la sfiducia di lui sia proprio un tratto caratteriale di lui, per cui lei può essersi sempre comportata benissimo, però lui comunque ha sempre un po' diffidato. Questo dipende anche un po' dal carattere di lui. Potrebbe lei, aver magari sbagliato, essersi comportata male. Probabile. Fatto sta che quello che a noi interessa è che comunque qui lei in qualche modo ha tentato in passato, ok, di riavvicinarsi a lui si è mostrato sempre più freddo, o perché non è mai proprio stato attratto da lei, o perché lentamente ha perso interesse in lei. D'accordo? Quindi ovviamente è molto chiara questa carta, è proprio chiarissima, Cioè si vede un lui molto freddo, molto scostante, quasi assente. Cioè io ogni volta che estraggo questa carta, l'energia maschile della coppia e lui della coppia sembra sempre molto distratto, pensieroso, rivolto ad altro, svagato, con la testa da altre parti.
quindi non molto indirizzato verso di lei. Sembra veramente molto strana questa situazione di distacco, un distacco graduale, ripeto, però che c'è, e in questo caso in particolar modo un distacco voluto dalla figura di lui, dall'energia maschile. Vediamo ora, ragazzi, in seconda posizione invece il presente, quindi tra queste due persone come vanno le cose ovviamente nel presente. Allora, qui abbiamo la carta della giustizia, insomma, non benissimo, eh. Allora, ragazzi, la carta della giustizia parla di appunto questioni anche legali, di scelte, di decisioni, vedete, da soppesare, proprio perché evidentemente tra queste due persone le cose proprio non vanno. La giustizia è una carta che poco si confà rispetto all'amore, all'erotismo, è una carta che parla di distacco, di freddezza e di valutazione logica, razionale, che ragazzi non ha niente a che fare con, voglio dire, con l'amore, il desiderio, l'attrazione, cioè parla di valutazione lucida degli eventi, vedete, soppesando proprio, no? Mettendo sui due piatti della bilancia i pro e i contro per valutare eventualmente come potersi muovere. È chiaro che in questo momento la giustizia sta parlando di comunque una situazione di equilibrio, cioè in questo momento queste due persone stanno riflettendo, ma non stanno agendo. Cosa vuol dire? Che stanno pensando e valutando sul da farsi, ma non stanno agendo praticamente, concretamente, al fine, diciamo, di, per esempio, lasciarsi, allontanarsi, cioè non sono due persone che hanno già pronte le valigie, per dire, ok? Sono due persone che in realtà hanno intenzione di farlo, avrebbero intenzione, ma prima di muoversi, come tipico della giustizia, devono agire con discrezione e cautela, prudenza, anche silenzio, cioè non sbandierando ai 420 una situazione negativa. La carta della giustizia è una carta che parla comunque di errori, attenzione, errori che sono stati compiuti in passato, ecco qua, magari proprio da lei, errori che in questo momento però stanno tornando a galla, cioè probabilmente lui sta in qualche modo valutando il comportamento sbagliato che lei ha avuto sino ad ora e magari anche lei, dal suo ovviamente punto di vista, cioè stanno cercando di evitare scontri diretti, ok? Di accapigliarsi in qualche modo, però è chiaro che stanno molto riflettendo, in particolar modo, ripeto, proprio sul futuro. Perché la giustizia è una carta che parla proprio di chi sta cercando, cercherà comunque di aggiustare la situazione nel migliore dei modi, anche chiedendo l'aiuto, come tipico della giustizia, di un eventuale legale. Ebbene sì, ora non per forza un avvocato, potrebbe essere anche per esempio uno psicologo, cioè comunque magari seguire anche una terapia di coppia, cioè allora è assodato che tra queste due persone c'è qualcosa che non va. L'energia maschile si sta allontanando, ok? Già questo però dal passato. E nel presente, pur magari non arrivando a scontri violenti, meno male, voglio dire, diretti, però stanno riflettendo perché hanno capito che sono arrivati ad un momento per cui è necessario riflettere e quindi ragazzi decidere, perché obiettivamente quando le cose non vanno, non vanno, eh. Cioè, se la scarpa non va, la taglia non è quella corretta, la scarpa non la infili, ragazzi, cioè qui c'è poco da fare, eh. Cioè, se lui si è allontanato così da lei, allora avrà le sue buone motivazioni, però non si può andare avanti tutta la vita, d'accordo, in questo modo. Quindi effettivamente anche loro mettersi a rifletterci su non è sbagliato, eh. Cioè, stanno dimostrando comunque una certa maturità, cioè non stanno lasciando correre. Ragazzi, tante persone non vogliono vedere, eh. Preferiscono far finta che vada tutto bene, sì, dai, tanto prima o poi sistemiamo. Tanta gente va avanti così. Loro ci stanno già pensando. Quindi, se vogliamo, c'è quel passettino, diciamo, in più, no? Tra queste due persone. Un passo importante, secondo me, ok?
Vediamo ora ragazzi in queste 3 carte, in queste 3 posizioni, gli inconvenienti principali, cioè che cosa effettivamente tra queste 2 persone non vada nel presente, ma ovviamente anche nel passato, cioè cerchiamo di capire un po' proprio il tallone d'Achille, anzi in questo caso ecco più situazioni negative che hanno prestato il fianco, diciamo appunto a questo momento di crisi, addirittura di riflessione. Ora ragazzi, queste 3 carte si possono mostrare una alla volta, analizzare una alla volta, oppure comunque mostrandole, diciamo, contemporaneamente. Io preferisco questo secondo metodo, di modo che abbiamo la situazione appunto degli ostacoli tra queste 2 persone più chiara. Dunque, qui abbiamo il 2 di bastoni in accezione negativa, ragazzi, ovviamente. Qui abbiamo l'8 di pentacoli, adesso vi spiego tutto ovviamente, e qui abbiamo la papessa, vabbè. Allora ragazzi, la papessa siete voi e sì, siete un bel problema nell'ambito di questa coppia, avete contribuito non poco, al suo comportamento. Questo sicuramente vi renderà molto felici, lo immagino, e ne avrete ovviamente di che ben donde, perché ripeto, la papessa in tarologia, ma anche in cartomanzia, è la consultante, l'imperatrice è l'altra donna, la papessa è la consultante, quindi obiettivamente voi per questa persona rappresentate qualcosa di molto speciale, come tipico della papessa, un unicum, una donna non solo molto femminile, molto bella, molto sensuale, alla quale obiettivamente è difficile dir di no, ma anche una donna molto empatica, una donna buona, una donna comprensiva, comunque una donna che ha un'interiorità molto profonda, non superficiale, che lo ha fatto impazzire. Cioè lui vede in voi la papessa, cioè una donna in grado di guidare anche la sua interiorità. Lui con voi non si sente solo, diciamo, attratto o comunque, ecco, appagato da un punto di vista erotico, passionale, anche per carità, ripeto, la papessa parla comunque di erotismo, parla di sensualità, di femminilità al, diciamo, top, ovviamente, ma parla anche di quel rapporto tra 2 anime che lui percepisce molto forte con voi, Quindi siete per lui la donna ideale, ok? Quindi la donna per eccellenza. È chiaro che quindi tra gli elementi, tra i 3 elementi di negatività ci siete voi, cioè voi state contribuendo, ragazze, d'accordo, è un dato di fatto, state contribuendo all'allontanamento di lui, ovviamente, da lei. L'8 di pentacoli rappresenta infatti il mantenere, vedete, il piede in 2 scarpe comunque, perché le carte di grado ottavo rappresentano sempre una duplicità, quindi 2 rapporti mantenuti, diciamo, in essere parallelamente, diciamo, una situazione che appunto è vissuta in maniera molto difficoltosa da lui, proprio perché evidentemente lui non è abituato o non ama, ragazzi, avere un'altra compagna, un'altra donna nascosta, cioè questo non è il classico uomo che diciamo vive bene le triangolazioni. Quindi o quest'uomo non l'ha mai tradita, evidentemente, non ha mai tradito la compagna ufficiale e quindi con voi è una prima volta, o proprio obiettivamente da quando voi fate parte della vita di quest'uomo, lui sente molto di più la fatica del dover, diciamo, stare lontano, per esempio, da voi per poter trascorrere degli ovvi periodi ovviamente accanto a lei. D'accordo? L'8 di pentacoli, ragazzi, in questo mazzo rappresenta proprio l'indifferenza. Quindi comunque, ecco, voi avete contribuito moltissimo a creare uno scollamento tra queste 2 persone, creando un momento di grande allontanamento ulteriore e indifferenza tra queste 2 persone, che vi ripeto, lui vive con gran fatica, perché l'8 di pentacoli rappresenta il doverci lavorare su troppo, il tirarsi su troppo le maniche su determinate situazioni che obiettivamente a lui pesano moltissimo. La carta del 2 di bastoni è una carta altrettanto importante perché rappresenta proprio, vedete, quei momenti di
complicità, vedete quello sfiorarsi, quello stuzzicarsi anche, se vogliamo appunto, che tra queste due persone non c'è più da tempo. Quindi questo lo sta portando e lo ha portato a doversi in qualche modo fermare, scegliere, decidere, perché le carte di grado secondo rappresentano il bivio, la scelta tra due opzioni, ok? Quindi queste tre carte sono veramente molto riferibili alla papessa, quindi il nucleo centrale di queste tre carte è la papessa, cioè lui in questo momento si trova nella difficoltà e comunque però nella grande volontà di scegliere quale appunto delle due posizioni sposare da un punto di vista ufficiale, perché questa papessa gli piace troppo. D'accordo? Quindi qui c'è proprio la pianificazione in riferimento al futuro, proprio perché a lui questa papessa piace troppo. E quindi comunque il dover tenere il piede in due scarpe a lui sta iniziando a pesare veramente tanto. D'accordo? Quindi sicuramente diciamo che la vostra presenza nella sua vita fa da ago della bilancia, assolutamente sì, perché lui sta proprio pensando, sta pianificando il futuro. Tra l'altro, vi do anche questa notizia, novità, lui vorrebbe vedervi, quindi a breve aspettatevi un incontro, comunque una comunicazione in virtù del vedervi e ovviamente dello stare insieme con il 2 di bastoni. Ok? Quindi per lui è molto importante riuscire a star con voi. Voi piacete proprio tanto a questa persona, gli avete fatto un effetto non indifferente, addirittura da porlo nella condizione di dover pensare, è meglio così, Penultima posizione, l'evoluzione della situazione tra lui ovviamente e la compagna ufficiale, chiaramente per quanto appunto concerne ovviamente l'immediato futuro. E qui abbiamo il Cavaliere di Spade. Allora ragazzi, la carta del Cavaliere di Spade è una carta che ovviamente si riferisce appunto ad un atteggiamento, diciamo, di lui particolarmente impetuoso. Cioè, evidentemente, lui, se per ora ha cercato di mantenere la giustizia, quindi un certo equilibrio, senza creare uno scontro, ecco che lui arriverà in un particolare momento, nell'immediato futuro, ovviamente, in qualche modo a non poterne più e a cercare di chiarire la situazione con la compagna ufficiale in maniera non proprio tenera, perché il Cavaliere di Spade, vedete, parla di chi sottomette un'altra persona o cerca di sottometterla, diciamo, alla verità o comunque al proprio volere, proprio perché questa persona è stanca di dover temporeggiare su situazioni che per lui sono più importanti. Quindi, per esempio, anche il vedervi. È chiaro che, vi ripeto, il Cavaliere di Spade parla di chi potrebbe manifestare un po' di, diciamo, tensione, magari un po' di nervosismo, cioè voi potreste, vedendo, sentendo questa persona, notare in questa persona magari un po' di nervosismo in più, cioè magari meno, ecco, serena del solito potreste notare questa persona, non è che ce l'ha con voi, occhio, mi raccomando, questa persona è stanca di questa situazione e quindi il Cavaliere di Spade rappresenta proprio il nervosismo che lui manifesterà. Purtroppo ragazzi, a me magari anche con voi, ma in realtà qui si accenderanno delle belle discussioni con lei. Per colpa di lui, cioè nel senso provocate da lui, perché il Cavaliere di Spade parla di chi non ha tatto, di chi non ha peli sulla lingua e obiettivamente di chi è stanco o stanca di dover temporeggiare troppo su situazioni che appunto per lui, ecco, dovrebbero essere già risolte, cioè diventerà un po' più impaziente questa persona, un pochino più impaziente. Quindi è chiaro che ragazzi, aspettatevi comunque ecco, dei comportamenti da parte di questa persona, ripeto, magari di maggior nervosismo, proprio perché con lei la situazione
prenderà una piega molto più negativa, proprio perché lui evidentemente si lascerà andare proprio a livello verbale, comunicativo, a magari affermazioni piuttosto secche, fredde, ok? Ma dettate proprio dall'impazienza, cioè questa persona si sentirà frustrata, ok? Nel non riuscire ad arrivare magari a voi, avere la felicità sentimentale, passionale che desidera. Quindi ovviamente potrebbe mettere a tacere questa donna e quindi in qualche modo, diciamo, ecco, arrivare ad un punto di non ritorno, cioè se sino ad ora abbiamo visto la giustizia, ecco che tra queste due persone potrebbero però poi successivamente, ecco, scatenarsi delle discussioni abbastanza particolari, abbastanza magari anche dolorose, perché ovviamente i personaggi di spade quando aprono bocca lo fanno in maniera appunto veramente poco empatica, cioè non avrà tatto questa persona, gliele canterà, quindi ovviamente questa persona potrebbe anche con voi magari avere un atteggiamento un po' più preoccupato, pensieroso, ma non sarà per voi, ma perché qui la situazione con lei diventerà evidentemente sempre più, diciamo, forte, d'accordo? Quindi evidentemente lui non ne potrà più, ragazzi. Poi tra l'altro il cavaliere di spade, come tutti i cavalieri, rappresenta tempistiche veloci. Quindi evidentemente in lui si sentirà sempre più forte questo bisogno, no? Proprio di cambiare aria e questo evidentemente lo innervosirà, diventerà questa persona proprio molto insofferente, una sorta di anima in pena. D'accordo? E questo lo porterà evidentemente a dire la cosa sbagliata al momento sbagliato. Quindi comunque tra di loro sono in arrivo cattive notizie e anche situazioni un po' pesantine. Vediamo ora ragazzi in ultima posizione invece appunto che cosa accadrà ovviamente tra di loro nel futuro ovviamente più lontano, una carta brutta, brutta, Allora, 9 di spade. Allora, ragazzi, la carta del 9 di spade è una carta un po' pesante, perché innanzitutto è una carta che parla di allontanamento ed è una carta che parla di rottura. È una carta che parla ovviamente di appunto un tradimento che viene ovviamente continuamente perpetrato, quindi ovviamente lui continuerà sicuramente a ovviamente vedere voi. Lui sarà sempre di più ammaliato da voi, si sentirà, vedete, stregato da voi. In questo mazzo il 9 di spade rappresenta appunto la magia del gatto nero, quindi obiettivamente lui, diciamo, si sentirà sempre più attratto ovviamente da voi. Attenzione, ripeto, perché il 9 di spade è una carta molto forte. È una carta che parla di situazioni di angoscia, è una carta che parla di litigi, è una carta che parla di appunto situazioni non proprio belle, non proprio positive, anche di ansia in riferimento al futuro, cioè tra di loro la situazione diventerà sempre più difficile, sempre più brutta e di conseguenza qui ci saranno grosse discussioni che però potrebbero anche un po' spaventare e preoccupare entrambi perché si renderanno conto che evidentemente stanno perdendo sempre di più quell'equilibrio che magari avevano cercato di mantenere all'inizio perché proprio l'insoddisfazione diventerà evidentemente sempre più forte. È una carta, ragazzi, che parla anche tanto di crisi, sì, ma proprio di un esaurimento delle energie, cioè queste due persone non avranno più voglia di combattere. Cioè, ripeto, se sino a poco tempo fa, sino al momento presente, hanno cercato comunque, diciamo, di non far precipitare la cosa, prima o poi la cosa andrà a precipitare. Perché è una carta che parla di periodo difficile, di perdite, di allontanamento, ripeto, e di sacrifici. Quindi tra queste due persone veramente si andrà verso una brutta situazione. È una carta che parla anche di inganni scoperti, quindi attenzione, in caso voi vogliate mantenere, ecco, diciamo segreta la vostra frequentazione, mi raccomando, cercate di, se non altro, tutelare la vostra persona. È una carta che parla appunto di stanchezza, ma proprio per questo che potrebbe essere scoperto il vostro rapporto segreto, perché lui evidentemente è talmente stanco, se ne fregherà pure magari di evidentemente tentare di nascondere il tutto possibile,
d'accordo? Ma è una carta che parla di forti litigi, di rancore, di invidia, di vendette e di ricatti, quindi anche atteggiamenti crudeli, ma anche scandali, ripeto, che possono proprio portare all'allontanamento definitivo, alla separazione, al divorzio. Quindi attenzione, perché tra queste due persone si va veramente verso una situazione molto molto difficile. Il consiglio degli arcani a lui, se lui in questo momento potesse ascoltarci, è di assumersi le sue responsabilità in pieno, di agire con prudenza ma grande forza, perché è arrivato il momento per chiudere definitivamente questa situazione. Quindi per il principio di sincronicità, chi ha scelto veramente, ragazzi, questa stesa e ha una relazione clandestina con una persona impegnata, sicuramente, ovviamente nei prossimi mesi, perché parliamo di spade, le spade non hanno le tempistiche delle coppe o dei bastoni veloci, d'accordo? Le spade hanno tempistiche un po' più lente, parliamo di ovviamente qualche mesetto. Sicuramente entro i prossimi mesi la situazione tra lui e la compagna ufficiale andrà a precipitare, ma veramente tanto, Quindi il consiglio che appunto le carte darebbero a lui è di troncare al più presto questo rapporto, perché sicuramente è un rapporto che ovviamente andrà a finire un po' male, ma non soltanto, poi si lascerà degli strascichi, perché ripeto, il 9 di spade parla anche di ansia, quindi comunque evidentemente il nervosismo che lui sentirà in maniera molto forte lo porterà a compiere anche passi falsi, a non agire con la dovuta prudenza e quindi a trovarsi di fronte a delle grosse difficoltà. Quindi è una carta che parla comunque sempre di allontanamento o rottura, d'accordo? Se non altro temporanea, ma comunque qui tra queste due persone la situazione non va assolutamente bene. Mentre appunto abbiamo lui che continuerà assolutamente in maniera imperterrita a, diciamo, cercare voi, quindi a tradire ovviamente lei, proprio per un profondo desiderio che lui ha di libertà, perché lui effettivamente ha, vedete, proprio bisogno di vivere, vedete, con voi quei momenti eroticamente molto importanti che appunto lui con lei evidentemente non riesce più a vivere. Ma perché, ripeto, a mio avviso a lui questa donna non è mai piaciuta, secondo me. Perché già con questo 9 di bastoni, ragazzi, guardate la magia ovviamente delle stese tarologiche. Questa stesa inizia con un 9 di bastoni e termina con un 9 di spade. Le carte di grado nono, ovviamente, e il numero 9 in numerologia rappresenta proprio l'evoluzione. Quindi una situazione, un ciclo che deve essere chiuso per ovviamente dare spazio ad un futuro importante. Il 9 di spade si rifà all'eremita, all'arcano maggiore dell'eremita, che parla di riflessione per cambiare il proprio futuro in maniera definitiva. Perché il 9 di spade parla di stanchezza, di esaurimento, di eccessiva delusione. Questa persona non ha più le forze per portare avanti questa storia. D'accordo? E quindi di conseguenza questa persona si troverà di fronte proprio alla necessità di cambiare molto della sua vita, in maniera anche direi piuttosto drastica. D'accordo? Dunque ragazzi, questa stesa ovviamente termina qui, come avrete notato una stesa direi molto molto dettagliata, che sicuramente vi aiuterà ovviamente anche a farvi un quadro più chiaro, chiaramente, della situazione, del rapporto tra appunto l'uomo che frequentate in gran segreto e ovviamente invece la compagna ufficiale. Ovviamente è una stesa che ci permette anche di avere una visione molto più ampia anche per quanto riguarda ovviamente il rapporto con voi, che invece evidentemente diventerà sempre più importante e soprattutto lui molto molto ovviamente attratto rispetto chiaramente a voi, cioè lui non riesce a rinunciare a voi, non rinuncerà ovviamente a voi. Con la compagna ufficiale invece qui ci sono delle situazioni ovviamente molto molto difficili. Sicuramente per quanto riguarda le tempistiche, prossimi mesi, ragazzi, perché ripeto, le spade e i denari hanno tempistiche un po' ovviamente lunghe. Qui ovviamente abbiamo addirittura 2 carte di spade, d'accordo? Quindi non domani, non nelle prossime settimane. Qui parliamo sicuramente dei prossimi mesi, in particolar modo ovviamente dei mesi invernali. D'accordo?
Dunque ragazzi, ovviamente come sempre, questa stesa appunto termina qui. Dal canto vostro mettetevi come priorità. Mi raccomando, prudenza e attenzione, perché qui potrebbe esserci la scoperta di questa frequentazione altra, quindi tutelate voi stesse, questo sempre, mi raccomando. Ovviamente forza, tanto coraggio, tanta determinazione e ovviamente buon percorso karmico e a prestissimo.